Buongiorno tribù! Giorno dopo, nuovo episodio. Notte tranquillissima alla fine. C'è stata un po' di festa in paese, musica, fuochi d'artificio per la gioia della Cina. Poverina. Però è finita presto la festa, eh. All'una non si sentiva più niente. Prima anche, penso, no? Mezzanotte e l'una. Sì. Perché in Spagna le feste del paese durano fino alle 8 del mattino dopo. Quindi quando siamo arrivati qua abbiamo detto ui ui ui. No, c'è andata bene, la Sì. musica finta presto e siamo andati a letto. Oggi andiamo a vederci Tropea. Che sembra bellina, ci siamo passati ieri da sotto, sembra proprio Sembra bella. bella. Andiamo a ispezionare questa città. Andiamo a cercare parcheggio, che oggi è domenica. Molto bene, anche noi andiamo di domenica, molto bene. Vedete il vantaggio di avere un furgone di 5 metri? A volte può essere uno svantaggio e a volte può essere un vantaggio, perché lo parcheggi in un parcheggio normale Per le macchine. cosa Grazie. che un camper No. non si può fare gratis. Voglio Che qua è tirare. molto difficile parcheggiare gratis. Sì, ma infatti guarda i camper dove si sono messi. Guardate dove si sono messi. Perché là in fondo c'è un parcheggio a pagamento e si sono messi fuori. È vuoto, infatti. È vuoto, giustamente. Andiamo a vederci Tropea. Il parcheggio in questione è questo. Noi ieri sera siamo venuti qua perché in teoria di notte non si pagava e invece si paga 1,50 senza nessun tipo di servizio. Molto bene. Sono belli in piedi queste scale, sul pier. Riscaldamento! Riscaldamento! Vedete come piano piano la città si sta risvegliando. Hanno i ritmi spagnoli, Sì, Si vede che siamo al sud. Il sud Italia è simile alla Spagna, con la calma. Con tutta la calma. Ma fanno bene. Fanno bene, Fanno Comunque, bene. questo sì che è borgo. Viuzze strette, quello che Quello che ti piace a te. quello che sì. penso, quello che è borgo, definisce borgo. Un borgo senza le vie strette non è borgo. E qua troviamo i primi peperoncini con un cartello molto simpatico. Non toccare i peperoncini che dall'alto vi vede Dio ed anch'io. Guarda che bello. Guardate che particolare questo portale. Bello ristorante con l'acero rosso Sì, di dietro. l'acero si intravede, siamo contro luce là. Siamo davanti al Duomo di Santa Maria Santissima Romania. Il Duomo di Tropea è stato eretto in epoca normanna e la sua particolarità, guardate, è stato costruito con blocchi di tufo e in contrasto ci sono anche blocchi di roccia lavica, lo potete vedere lì sul portale, e quindi questo fa un contrasto veramente particolare. Non avevo ancora visto questo mix tra tufo e roccia lavica. Poi dovete sapere una cosa, questa l'ho rubata alla guida mentre ero lì a cercare informazioni. In epoca feudale Tropea era un po' le isole Cayman del tempo, che quindi era esente a tasse, quindi tanta gente veniva qua a investire perché non si pagavano le tasse. Quindi immaginate, già qua in Italia non si pagano le tasse già da una vita. In un matrimonio, stanno allestendo tutto per un matrimonio, sposarsi in un duomo
tropea non è da tutti i giorni. Siamo capitati in mezzo a un matrimonio. Non sono ancora arrivati i fogli. No, stanno facendo le prove. Facciamo gli auguri a Martina e Nicola. E c'erano i foglietti a sbirciarlo. Erano Come fa a sapere il nome? Sono dentro, No, c'erano i libretti Ok, sulle panche. sulle panche, quindi gli facciamo gli auguri. Comunque non è da tutti i giorni sposarci in un Duomo È Tropea, bello comunque questo contrasto del tuffo che sembra marmo quando entri dentro, cioè a prima vista. Sì. Poi invece no, è sto tuffo bianco, è veramente E bello. il bello. soffitto è fatto di Tutto legno, legno, è bello, particolare, bello. particolare. E come dice Pier, con le campane, e adesso inizia a urlare perché sennò non mi si sentirà, il tuffo ha un odore particolare. Ma è vero, voi entrate soprattutto a Favignana, tu entri a Favignana e senti quell'odore del tuffo. Pam, Pam, pam. È ora di andare, arrivano gli sposi. Queste maschere stavamo cercando, che sono maschere apotropaiche che vengono utilizzate nella tradizione calabrese per sconfiggere il malocchio e vengono attaccate collocate nelle facciate di tuffo. Forse, visto che il nostro furgone è bianco, ce ne compriamo una e la appendiamo fuori, no? Pier, cosa ne dici? Sì, così sconfiggiamo Gli sto invidiosi. malocchio che ultimamente Ci ha messo alla prova. qualcuno ci ha fatto il malocchio, che Secondo me. me, però sono particolari. Sì, sto nasone. Sto nasone con la coppola, il peperoncino. Poi qua ci sono le solite calamite con le famose cipolle rosse di Tropea. Vabbè, siamo a Tropea. Guardate che piace questi capelli. Convento. Tropea è famosa a livello mondiale, è piena di turisti. Stiamo cercando degli angoletti nascosti per poter girare le immagini parlate perché è super C'è un complicato. casino. E naturalmente ci sono tanti americani, giapponesi, Russi proprio un casino. È una tappa ambita, cioè gettonatissima, e i prezzi naturalmente sono anche molto ma molto alti. 12 euro il panino lì con pescettini, vabbè, che il polipetto e tutto quello che un vuoi. caffè 3 euro. Mica male. Minerale? 5. Mica male come prezzi, direi. Ma guarda, vado subito lì, c'è una bella terrazzina, vista anche qua, tutti quei baretti proprio con vista sulla... È normale. Paghi la vista. La vista ripaga tutto, e la paghi e dopo andiamo a lavare i piatti. Sì? No, mando i cani. Ah, mangi cani? Fai il prelavaggio ai cani e poi li levi. Comunque a me mi parlano tutti in inglese, mi salutano tutti in inglese. Chi turista io credo che non c'ho niente. C'è No. una faccia da mediterranea, no? Sì, poi tutta così abbronzata. Ma qui vabbè, È turistico. è così, turistico. Sembra di non stare in Italia, sembra di stare in un altro paese. Sì, ci sono anche tanti spagnoli. Sì, se parli spagnolo dici. Sì, Fa strano, fa strano. Abbiamo aspettato questo momento per darvi delle nozioni storiche perché
sulle mura di Tropea e il suo mare cristallino. Tropea, la leggenda dice che fu fondata da Ercole quando tornò dalle colonne d'Ercole e si fermò qua. Però il nome Tropea è di origine greca, che vuol dire tropeia, che vuol dire venti alterni. Infatti anche in dialetto calabro trupia vuol dire temporale che arriva all'improvviso. Sono quei temporali improvvisi che arrivano d'estate, trasportati appunto da questi venti. Tropea, oltre ad aver vinto borghi, uno deve essere dei borghi più belli d'Italia, ha anche vinto la bandiera blu, appunto perché guardate, Per il mare direi, no? Che è brutto brutto. è una piscina. Siamo ritornati in furgone. Ci muoviamo da Tropea perché chiaramente Tropea con i cani in spiaggia non ci si può andare e non c'era neanche un posto volendo. No, un formicaio, non c'è neanche il posto per un asciugamano. E poi comunque, vabbè, l'acqua è stupenda, però perché un formicaio, tutte le zone limitrofe sono tutti bagni, quindi non andiamo di qua, andiamo a cercare qualche spiaggia libera che ce ne sono. E ci andiamo a fare una puciatina, a mangiare qualcosa. Ci rilassiamo un po', facciamo sì che va giù un po' la temperatura e poi vediamo. E poi vediamo, sapete che noi non siamo da piani, organizziamo ben poco. Oramai chi ci segue da tanto ci conosce molto bene. Abbiamo trovato questa spiaggettina che ci abbiamo messo un po' a trovarla. Sì, però dai, spiaggia, ormai la spazzatura, ragazzi, sta là, fa parte del gioco. Siamo qua, i cagnoni si sono rilassati, finalmente Hanno fatto un bagno. si sono rinfrescati, noi pure ci siamo rinfrescati. E adesso mangiamo. Oggi per pranzo ci siamo fatti un'insalata che dall'aspetto, guardate la cina come si è svegliata, con tonno, mozzarella e insalata, e a Pier gli ho aggiunto dei Pomodorini cherry. e io ho scoperto che i pomodorini cherry non li posso più mangiare. Mal di testa, l'emicrania. Emicrania. Quindi con quanto mi piacevano a me i pomodorini già non li mangio più. Sì, e poi a fare la spesa. Sì, perché se riuscissero Non lo senti? Non lo senti? Sto piangendo, non c'è più niente, ci sono una pasta, per fare una pasta. Buon appetito! Buona. E dopo una bella pucciatina, una mangiata, andiamo a vedere Pizzo, che ce l'hanno consigliato. E chi siamo noi se ci consigliano un paesino per non andarla a vedere? Esattamente, quindi Andiamo a vederlo. andiamo di là, va. A Pizzo ci siamo arrivati per trovare un parcheggio un po' un casino, quindi l'abbiamo messo in un parcheggio a pagamento perché non ci sono parcheggi. €1 all'ora, ci sta. Ci sta, Per essere in dai. alta stagione ci stai. Sì, Ci sta di brutto. non se ne approfittano neanche. Sì.
come si vede che è iniziata l'estate, Sì. ulula, la gente ha voglia di uscire, di svagarsi, i balli tipici di questa zona. Ma che storia questo paesino? Tu lo vedi da fuori e dici... Non gli dai 3 lire. No, E poi ti entri- addentri Sì, ed è magico. super particolare. È pieno zeppo, ragazzi, è domenica. Domenica sera anche noi. Però Però, vabbè, un oggi full giretto, immersion. full immersion di paesini. Piccio è famosa prima di tutto per il dolce, il Vabbè. tartufo. Il tartufo. Il tartufo. C'è una faccia lì. Che con quella- dicono che è una cosa Vabbè, è stato inventato qua. culinaria spettacolare. E in secondo luogo qua passa un cammino che inizia da Piccio e finisce a Soverato. Praticamente fa dal Mar Tirreno fino al Mar Ionio sul pezzo più stretto della Calabria. E passa Tra le proprio montagne. tra le montagne e mezzo. Chilometri non sono tanti perché sono 55 chilometri, però volete sapere quanto è il dislivello? 2280 metri di dislivello, cioè una mazzata, Ma mica tanto. e dicono che ci metti 6 giorni. 6 giorni, 55 chilometri, vuol dire che è veramente pesante. Eh sì. Poi c'è un altro sentiero dei briganti che 140 invece attraversa l'Aspromonte, proprio invece lo taglia e si incroceranno perché passa anche di qua il sentiero dei briganti, fa l'Aspromonte e l'altra, quindi possiamo fare uno, poi torni indietro e fai Sì, l'altro. certo, No. certo, mi fai fare 200 A chilometri croce, a sì. croce. Sì, 4 volte. E come non potevamo fermarci? A provare sto tartufo Sto di tar- pizzo. Di pizza che è così famoso, lo provo? Prova, va. Boiaccio, non ti dà. Com'è? Arriva al cuore, buonissimo. arriva al cuore di cioccolato. E guardalo qua, il cuore di cioccolata si vede verissimo. Sapete che io sono molto cioccolatosa, quindi a me i dolci mi prendono. Uff. È buonissimo, eh? E Buono, buono. C'è anche la sua storia. È nata nel 1952. Questo pasticcere, e un giorno del matrimonio, aveva finito le coppette classiche per servire il gelato sfuso. Quindi, non sapendole come servire, poi aspetta, che sto raccontando la storia del tartufotto. Ha messo nell'intovo della mano un po' di cioccolato al cioccolato e un po' di cioccolato alla nocciola. Ci ha messo un po' di cioccolato fuso dentro e poi ha preso un foglio di zucchero alimentare e quindi gli ha dato la forma che c'ha oggi il tartufo. Quindi è nato proprio quando diciamo che sei proprio nella cacchina, che non sai più cosa fare, quel tartufo è nato. È stata in una ricetta una situazione che dici di "E adesso difficoltà. cosa faccio? Di difficoltà. Cosa E faccio?" guardate che dolce che ha tirato fuori. Questo è mezzo cioccolato Non so, là. e nocciola. Una bontà, una bontà. Siamo ritornati in furgone perché il parcheggio scadeva. E qua state attenti perché controllano, ma No, al son proprio- minuto, Al secondo. Al secondo, al secondo. Al secondo. Sì, ragazzi, era ora di cena e noi ci siamo mangiati un tartufo. Abbiamo degli orari strani, però non potevamo andarcene di qua senza mangiare Ma il era- tartufo. Era per rinfrescarsi un po' dopo tutto il giorno. Andiamo a cercarci il posto della notte. E direi che per stasera il posto l'abbiamo trovato con la vista mare. Adesso su Parking Fortnite dice che puoi rimanere, c'è un altro camper. Quindi se ci sbattono fuori in 2. Sì, ma non penso comunque. Perché guardate, giusto là in fondo c'è un ciringhito. Però non siamo proprio al ciringhito. Dai, non è proprio ancora alta stagione. Siamo lì nella via di mezzo. No, siamo solo al 15 di giugno.
No, ma dai, secondo me no. Speriamo bene, speriamo bene. Vai, vieni qua, amore. Nella spiaggia potete. Poverini, che hanno tante restrizioni. Oh, Com'è, Pier? Ti sei tolto tutto il sale. almeno. Quando non c'hai le docce te le inventi, però che doccia, guardate. Con vista a mare. Che bomba, Meglio di un hotel. Che giornata pregna, 2 paesi però totalmente Pim pam, così. diversi. Stavo dicendo differenti. Mi è piaciuta. Come- Cambia quel chip italiano, cambia il chip italiano. Adesso ti faccio un aggiornamento. Perché se c'ho sonno e quando c'ho sonno. Comunque, ritornando al discorso, Tropea e Pizzo sono diversi l'uno dall'altro. Tropea super famoso, poi c'hanno tutte cipolle da tutte le parti sulla statale. Ci sono La fiera delle Ci sono le cipolle. palle di cipolle di Tropea, dico, ma non andranno male, Sì, guarda. anch'io me lo sono chiesto, Tutto il Dappertutto. giorno così, Sotto il sole. sotto il sole. Però Pizzo ci ha sorpreso. Noi ci siamo stati prettamente per mangiarci il tartufo. Il tartufo di pizza, l'hanno inventato lì. Però carino il paese. Sì, no, è bellissimo. Sono 2 strade. No, 2 no, una. Una intera. Una, arrivi a una piazza, un bel vedere, la piazza piena di bar dove fanno ovviamente tutti vendono il tartufo, gelaterie ce ne saranno 10 nella piazza. Però il balletto bello tipico con i Sì, vestiti bello. tipici. Bella gente, tanta gente. Sì, perché è iniziata la stagione, è bello vedere. Lo sapete che noi non siamo da paesi dove c'è tanta Anche gente. meno gente, Però è bello vedere come è iniziata la stagione, come la gente ha voglia di stare in strada, fa gli aperitivi. Sì, è proprio cambiato la cosa. È arrivata proprio l'estate, è arrivato anche il caldo. Che piace a Pier. Io voglio già altitudine, voglio già andare là, sopra, al fresco. Prima o poi mi toccherà, mi lascia un po' di estate e poi mi dice non ce ne andiamo al fresco. Giustamente, bisogna fare un po'. Ma anche i cani, te lo dicono anche i cani. Vogliamo il fresco. Pensavate che non ce ne avevamo? Invece sì, quella era una merenda. Per noi abbiamo fatto al posto della cena una Non merenda. può provare, questo è stato proprio per svuotare il frigo, così domani faccio la spesa e c'è tanto spazio nel frigo. Pasta con pomodoro e pancetta. Strozzapreti. Gli strozzapreti. Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, condividetevelo. Che per noi è super importante che arriva più gente possibile, che vi iscriviate al canale, che così questo progetto può andare avanti. E detto questo, ci vediamo al prossimo episodio. Un Ciao! bacio!